Ciao, come stai? Bene, no, io bene. No, ti dicevo, sto facendo un documentario, sto cercando di fare un documentario su uno spettacolo teatrale, scientifico, musicale, che mi ha, diciamo, coinvolto in una cosa più grande di me, perché dovrei intervistare un filosofo della scienza, un evoluzionista. E siccome ieri sera stavo a casa e l'unica domanda che mi veniva in mente era perché, che capisci che non ha proprio un gran senso, allora... Grazie di essere venuto, Sono molto contento di poterti intervistare. Adesso ti porto a fare l'intervista in un posto speciale e poi capire perché. No, perché ho capito che tu saresti l'unica persona che potrebbe aiutarmi. Mamma mia, Pietro, da quanto tempo non entravo in una sala? Non me ne parlare, Telmo, mi sono commosso. No, tra l'altro cinema, teatri, è una cosa proprio insopportabile. Come le aule universitarie vuote o i laboratori, senza nessuno, tristissimo. E dopo questa gioiosa premessa, io comincerei a fare delle domande sensate, capisci? Non puoi dirmi di no, ti prego. Vengo domani? Vengo domani. Allora, tu sei un filosofo della scienza, evoluzionista, divulgatore. Io no. Per cui dovrai, diciamo, perdonarmi una quota di ingenuità nelle domande che ti andrò a fare. Bene. E la prima domanda è: perché? No, io vorrei semplicemente evitare di dire sciocchezze, cioè troppe sciocchezze. Ma figurati. Figurati. Tu mi puoi dare una mano perché io non so proprio che tipo di domande fare. Devi chiederlo alle persone giuste. Vai da Alessia, che è biologa, ha studiato tutta la vita queste cose. Mara, se io vado da Alessia per come sono fatto io prima devo documentarmi, studiare. Ascolta, io posso studiare, fare, ma non che ne so del DNA io. Niente. Appunto, ho proprio la percezione di quanto sono ignorante. Ecco, bravo, sei ignorante, però non rompere i coglioni, vai e chiedi. Dritto, così, Dritto, vado. sparato. Perché io sono vivo? Ah, proprio una domanda Sì, fondamentale. hai una settimana per rispondere. Grazie Alessia di aver accettato il mio invito in un ristorante che peraltro è chiuso. Ma non ti preoccupare, ci ho pensato io. Lo vedo. Beh, tu sei vivo perché come ogni essere vivente sei fatto di cellule. Cioè sei fatto di questi tanti mattoni meravigliosi, piccolissimi, ma che fanno un sacco di attività complesse, molto belle. Pensa che hai 200 tipi di cellule diverse nel tuo corpo, probabilmente 30.000 miliardi di queste celluline. Pensa che sono in circolazione sulla Terra da 3,8 miliardi di anni, cioè dal momento in cui c'è stato questo meccanismo ancora abbastanza misterioso che noi chiamiamo abiogenesi. Ma tu lo sai cos'è la biogenesi? Labio? Abiogenesi. No, Alessia, no. La biogenesi è il processo con cui si è formata la vita. È uno di quei fenomeni di cui ancora non abbiamo capito tutto. Perché me lo racconti? Così, perché mi sembra che tu dia abbastanza per scontato il fatto di essere vivo. Che è la nascita delle prime forme di vita, a partire da dei mattoni fondamentali che non erano vivi, gli aminoacidi, i grassi, un po' di zuccheri, di enzimi e così via. Però così sta diventando tutto molto complicato per me. Però Pietro, le cose sono complicate. Si sono messi insieme, chiusi dentro una membrana e hanno dato origine alla prima cellula, che faceva poco, sopravviveva, mangiava, quindi si cibava del disordine esterno, producendo però un suo ordine interno, perché ogni cellula è come una città che vive e che produce ordine. Ognuno di noi è di una complessità formidabile. Ma infatti Mara me l'aveva detto. Che cosa? Che c'era da semplificare. Sì, parecchio anche. E dunque tu studi il DNA utilizzando questi strumenti, questi attrezzi che io vedo qui che mi ricordano il liceo, giusto? Beh sì, anche questi. In realtà questi te li ho portati per farteli vedere. In laboratorio oggi abbiamo a disposizione delle tecnologie molto avanzate. E questo qui che cos'è? Queste sono le piastre di Petri. Noi le usiamo per far crescere le cellule, basta mettere dentro gli ingredienti giusti e le cellule si dividono, quindi poi noi le possiamo utilizzare per i nostri esperimenti. Ma tu l'hai mai vista come si divide una cellula? Io no. La vuoi vedere? Sì, assolutamente sì. Quello della divisione cellulare è uno dei processi fondamentali della vita. Ma la cosa incredibile è che queste cellule, benché diverse tra di loro, hanno tutte lo stesso materiale genetico, il DNA, pur differenziandosi, e si coordinano benissimo tra di loro se va tutto bene. Quindi imparano ognuno a fare il proprio mestiere,
imparano a dividersi il lavoro, i compiti, insomma cooperano tutte insieme. Quindi tu sei un grande condominio solidale di tantissime cellule diverse. La consapevolezza di essere un condominio mi Non ti commuove. aveva mai detto nessuno. No, questo è un filosofo della scienza, evoluzionista, divulgatore. Capisci? Ti faccio un'altra domanda che potrebbe sembrare banale, ma da questa cellula primordiale, da questi mattoncini, come si arriva all'essere umano? Cioè, io avrei bisogno di una specie di riassunto della storia della nascita dell'essere umano. Chiedi a una mamma, è facile. Una mamma. Ah, Mamma, sì, oggi sono una mamma, ma sai che ho rischiato di non diventare mai madre? Pensa che all'epoca ero una ricercatrice, una biologa molecolare, e studiavo proprio i meccanismi che regolano la crescita delle cellule. E pur avendo studiato tanto, avevo tante domande, avevo tanti perché. Cioè, perché io sono un essere umano? Beh, sai, non è affatto una domanda banale questa. Sai che nella scienza le domande più semplici sono sempre quelle più difficili, no? Tu adesso stai cercando di capire quali sono le domande giuste da Esatto. farti, e io invece cercavo soltanto risposte. Ma tu sei un essere umano perché le tue cellule si sono organizzate come quelle di un mammifero. Sai, no? Tu sei un mammifero, giusto? Sì, risulta. sì, girava voce, sì. Esatto, sì. la tua mamma ti ha allattato. Soprattutto la risposta alla domanda se un giorno sarei potuta diventare una mamma. E perché hai rischiato di non poter avere figli? È perché ho avuto un cancro, un carcinoma mammario, e la cura alla quale mi sono sottoposta con i chemioterapici poteva rendermi non fertile. Quindi la stessa cura che poteva ridarmi la vita poi poteva generare in me una problematica abbastanza seria. Scusa, e queste cellule rosse sono il nostro sistema immunitario? Sì, sono cellule del nostro sistema immunitario e il sistema immunitario è predisposto per combattere le cellule tumorali. Di fatto le mangiano. Ho capito. Ma questa cosa che mi hai fatto vedere non ti fa sentire un po' come una maga? Una maga no, semmai uno stregone. Grazie alla ricerca, però, ad una cura all'epoca sperimentale, oggi diventata un protocollo internazionale e messa a punto proprio da un gruppo di ricerca finanziato dall'AIRC, un gruppo italiano, io ho potuto sia ottenere nuovamente la mia vita e anche poi generarla e trasmetterla alle mie figlie. I fari mammiferi in realtà sono emersi nell'evoluzione, però tardissimo. Noi pensiamo di esserci sempre stati. E questo spesso non ci pensiamo, no? Quanto è profondo il tempo che c'è alle nostre spalle. Qualche tempo fa un grande astrofisico americano, si chiamava Carl Sagan, inventò una metafora bellissima, si chiama il calendario cosmico, e disse: immaginatevi di condensare tutto il tempo dell'evoluzione in un anno solare, quindi dal 1° di gennaio, quando c'è stata la biogenesi, fino al 31 di dicembre. Allora lo vedi che c'era una specie di riassunto? Quando una cellula uovo viene fecondata nel grembo della mamma, cambia, si differenzia, si specializza fino a creare un bambino. Più cellule insieme cooperano e quindi danno un sistema vivo. L'evoluzione stessa non ci sarebbe stata senza un cambiamento. Tu sai che quando l'uovo fecondato nel grembo materno impiega 9 mesi per generare un bambino, e durante questa fase l'embrione ripercorre tutte le tappe evolutive degli esseri viventi sul pianeta Terra. Quindi, come diceva Haeckel, l'ontogenesi ricapitola la filogenesi. L'ontogenesi ricapitola la filogenesi, che detta in parole povere potrebbe significare che, per esempio, io durante la gravidanza, nella pancia di mia mamma, sono stato a un certo punto un embrione di salamandra, Esattamente. per esempio. Questo mi rincuora. Il 1° di gennaio c'è stata la biogenesi, c'è stato quel meccanismo per cui a un certo punto è emerso la prima cellula, il primo organismo vivente. Da lì in poi c'è stato un lunghissimo periodo di noia mortale, praticamente, perché abbiamo avuto soltanto cellule singole, quindi batteri, virus e I poco mattoni, altro. diciamo. I mattoni, esatto, una sola cellula. Pensa, fino al 2 di novembre, quindi più di 10 mesi. 10 mesi. Ok, di noia. Poi in realtà il 2 novembre succede un'altra di quelle innovazioni meravigliose, per cui queste cellule, anziché fare quello che avevano sempre fatto, cioè duplicarsi e riprodursi, imparano in qualche modo che dopo essersi duplicate, se si dividono il lavoro, cioè si differenziano un po', gli conviene stare insieme e diventano qualcosa di più complesso, cioè un organismo fatto di più cellule che si differenziano. Nasce la vita pluricellulare, praticamente le piante, gli animali Cioè come il noi. giorno dei morti nasce la vita pluricellulare. Sì, questo esattamente. Invece la cellula tumorale cresce senza sosta, non cambia mai, non si specializza. Il suo unico scopo è quello di crescere e di ripetersi uguale sempre allo stesso modo. E qui ci giochiamo gli ultimi 2 mesi,
con una grande corsa con tutti, erbivori, carnivori, i mammiferi nascono, i dinosauri ovviamente che dominano dai primi di dicembre, poi si estinguono dell'asteroide alla vigilia di Natale, verso sera, esattamente, il 24 dicembre. I nostri antenati primati vengono fuori a Santo Stefano e poi devi aspettare ancora qualche giorno e il 31 di dicembre alle 10 del mattino viene fuori il primo organismo, il primo mammifero del genere Homo, quindi come noi, una scimmia antropomorfa con le nostre caratteristiche. Alle 10 di mattina del 31 dicembre. Esattamente. E noi? E a quel punto poi ci sono le ore che passano dopo, hai tutta l'evoluzione umana molto diversificata, hai le grandi innovazioni, le prime tecnologie, il fuoco intorno alle 19:20. Per preparare la cena. Esatto, giusto prima della cena. E poi Homo sapiens, cioè proprio noi, la nostra specie, come te e me, veniamo fuori, pensa, alle 23:32 del 31 dicembre, quindi 28 minuti prima della mezzanotte. Sì, per il brindisi. Giusto in tempo per il botto finale, esatto. E questa è l'analogia di cui parlava Mark Twain, quella della Tour Eiffel, che praticamente l'ultimo stadio dell'evoluzione umana sarebbe come l'ultima pennellata di vernice in cima alla Tour Eiffel. È la stessa analogia praticamente. Esatto, è la stessa cosa. Mark Twain fu il primo a fare questo calcolo e in modo ironico a dire appunto che noi siamo l'ultimo strato di vernice sulla Tour Eiffel. Quindi siamo davvero una piccola cosa dentro un oceano sterminato di tempo. No, perché vabbè, è giusto, perché la scienza è molto rigorosa. Sì, è rigorosa, però è anche vero che non ci sono delle verità assolute nella scienza o dei dogmi inamovibili. Noi oggi generiamo delle ipotesi sulla base di quelle che sono le conoscenze che abbiamo oggi, le conoscenze attuali, ma magari fra qualche tempo, grazie al lavoro dei ricercatori e magari nuove tecnologie, avremo nuove informazioni che ci costringeranno a rimettere in discussione quello che oggi immaginiamo e sappiamo. Per cui le cose sono veramente complicate. Ma io te l'avevo detto. Quando hai ricevuto la diagnosi, il fatto di essere una biologa molecolare è una cosa che ti ha aiutata o magari ti ha spaventata perché è troppo consapevole? Beh, no, questa consapevolezza in realtà mi ha aiutato. Conoscevo molto bene i meccanismi molecolari dell'azione di questi farmaci, dei chemioterapici, e quindi ero abbastanza sicura che questa cura avrebbe funzionato e per fortuna così è stato. Sai, quando studiavo e facevo ricerche in laboratorio, cercavo di capire proprio quali sono i meccanismi che fanno sì che una cellula sana a un certo punto impazzisca. Perché io assomiglio a una scimmia e non per esempio a un delfino? Noi assomigliamo di più a una scimmia che a un delfino perché devi immaginare che Homo sapiens è come un piccolo ramoscello dentro il grande albero della vita e ciò che tiene insieme l'albero è il DNA, questa filigrana infinita che si trasmette continuamente. Questo libro, questo codice con le istruzioni per lo sviluppo e la diversità di tutti gli organismi, che è sempre lo stesso fin dall'inizio, capisci? Una staffetta infinita. Quindi se tu adesso parti dalla fine di questo albero, noi siamo degli esseri umani, e cominci ad andare indietro, scopri che il nostro cugino più stretto sono gli scimpanzé. Quindi noi e gli scimpanzé abbiamo più del 98% del nostro DNA, cioè di queste le 4 letterine, tutte le sequenze, identico. Quindi è tutto il resto, cioè in realtà meno del 2%, che fa la differenza tra te e me e uno scimpanzé. Quindi siamo cugini stretti. Guarda, ti faccio un esempio. Hai mai sentito parlare del progetto Genoma? Sì, per sentito dire quando siamo riusciti a leggere il DNA all'incirca. Esatto. Quando noi siamo partiti con l'idea di leggere il DNA dell'essere umano, ci aspettavamo che una volta letti tutti i geni contenuti nel nostro genoma, noi avremmo avuto la spiegazione, diciamo, delle basi della vita e soprattutto avremmo trovato risposte per le tante malattie che affliggono l'essere umano. Invece non ci abbiamo trovato quello che avevamo immaginato. Ma la cosa incredibile è che se tu vai ancora più indietro, noi abbiamo antenati comuni anche con i delfini, con gli elefanti, quindi con i mammiferi più in generale. Abbiamo antenati comuni per dire con i vermi, quindi tu hai in comune con un verme una certa quantità del tuo DNA. Ad esempio, il numero dei geni che sono contenuti nel nostro genoma non è sufficiente a spiegare la complessità dell'essere umano. Per esempio, tu lo sai che hai più o meno lo stesso numero di geni di un lombrico? Questo non lo sapevo, no? Anche tu immagino. Sì, anche io. Ma ti stupirò ancora di più, perché se vai indietro trovi un antenato comune, vissuto 600 milioni di anni fa, addirittura con le banane o con le piante in generale. Quindi l'avresti mai detto? Tu hai il 45% in particolare del tuo DNA che è uguale a quello di una banana.
Questo D'accordo. mi piace questa cosa. Ti piace? Sì, Sei orgoglioso sì. di questo? E lo sai per esempio che i tuoi geni occupano una parte del tuo DNA molto piccola, meno del 2%. Scusami, il 98% restante a che cosa serve? Bella domanda, è quello che stiamo cercando di capire adesso. Ah, scusami, ma è per caso quello che diciamo viene volgarmente chiamato il DNA spazzatura? Esattamente, proprio quello. Mettila così. Insomma, in questo momento stiamo ravanando nel rusco. Diciamo, nuotate nell'immondizia del DNA, Più o meno. che è il Questo- 98% del Il DNA. 98%, quindi una parte importante. E in quella parte di genoma dove non ci sono geni, in realtà risiedono delle funzioni fondamentali. Il genoma non codificante sappiamo adesso essere la centrale di controllo del nostro genoma, per cui è quello che decide dove, come e quando i geni vengono espressi, definendo di fatto la funzione di complessità che il numero di geni non riusciva a spiegare. Faccio finta di aver capito, però è interessante. Sì, fai conto che questo genoma che non contiene geni è come se fosse la materia oscura del nostro DNA, un po' the dark side of the gene. Dentro questa parte oscura del nostro genoma molto probabilmente sono contenute molte delle risposte che ancora non siamo stati in grado di dare, perché in fondo alla fine il nostro DNA è il libro che racconta la vita. Ed è come se noi per adesso avessimo letto solo l'introduzione, Esatto, possiamo dire così. esatto. E poi vai ancora più indietro e arrivi nel mondo appunto dei batteri e dei virus e ti avvicini a quel momento iniziale in cui deve essere esistito un unico organismo che portava il DNA, Stai parlando di Luca. che si chiama Luca, esatto, che non è un nome di persona in questo caso, ma vuol dire Last Universal Common Ancestor, il più antico antenato comune universale. Misteriosissimo perché non l'abbiamo mai visto, non ci sono i fossili, però dal DNA sappiamo che è vissuto questo mitico organismo da cui ebbe inizio tutto quanto. Per cui siamo tutti cugini in realtà, più che... Cioè questa cosa così che ci viene raccontata, che io ho sempre percepito come verticale, in realtà siamo tutti... Esatto. Infatti è sbagliato dire noi discendiamo dalle scimmie. Noi siamo cugini delle scimmie, così come più alla larga di tutti gli esseri viventi. Però io credo che si possano fare delle domande un po' più profonde, più sottili. Tipo? Tipo domande che hanno a che fare con la nostra identità, con il perché, per esempio, io ho gli occhi di questo colore che poi non possono cambiare, con il fatto che, per esempio, un maschio non può partorire, con il fatto, cioè, che io non posso cambiare il mio gruppo sanguigno, quelle cose immutabili che ci sono alla nascita. Se tu pensi che ci sono delle persone che quando nascono non si sa se sono maschi o se sono femmine. Cioè? Ecco, ci stiamo avvicinando a quello che per me è un punto molto importante, e cioè perché i miei occhi hanno questo colore, perché ho il gruppo sanguigno che ho, perché ho questo neo qui, perché sono maschio, grosso, perché sono come sono. E tu sei così perché sei unico, assolutamente unico. Avvocato Cardaci? Salve, sono Pietro Sermonti. Io ho avuto il suo nominativo perché so che lei si occupa di identità. In natura non c'è nessuno come te. Questo è uno degli effetti più belli del DNA e dell'evoluzione, perché il DNA è una lunga molecola che è molto fedele, cioè trasmette bene, fedelmente l'informazione. Lo fa da 3 miliardi e più di anni. Sono tante letterine, lo sappiamo, A, C, G, T, che fanno delle sequenze, portano delle informazioni che si trasmettono. Perché sto facendo una ricerca, avrei bisogno di una consulenza. È una cosa che le potrebbe interessare? Bene. Ah, sono contento. Senta, e quando potremo vederci? Ma questa fedeltà è sempre un po' imperfetta, cioè c'è sempre qualche deviazione impercettibile, c'è sempre qualche mutazione, c'è qualche letterina che non viene copiata perfettamente o se ne inserisce una nuova o slittano un po'. Ci sono degli errori di copiatura. Tu immaginati un manoscritto biologico che da miliardi di anni si trasmette, ma ogni volta che viene copiato viene leggermente modificato. Dunque, Giacomo, se non ho capito male, alla nascita la nostra identità non è prestabilita. Il nostro, diciamo, bagaglio genetico non è immutabile. È così? Beh, direi di no. Allora, premessa. Io sono un avvocato, non sono un biologo, però mi occupo del fatto che per molti soggetti, diciamo, il sesso non è determinabile alla nascita. Ci sono dei casi di incertezza sul sesso. Perché ieri una mia amica mi ha detto una cosa di questo tipo, pensavo che fosse una battuta, invece in realtà non lo è, per cui esistono dei neonati che nascono, diciamo, con un sesso non definibile? È così? Sì, esistono un sacco di soggetti che noi chiamiamo intersessuali oggi e che erano una volta quelli che una volta chiamavamo gli ermafroditi, però non sono semplicemente dei soggetti leggendari o mitologici che studiavamo nella letteratura greca o latina nell'antichità, esistono realmente e sono
bambini molto speciali che nascono con gli organi sessuali sia maschili che femminili, e ce ne sono davvero diversi tipi. Ci sono anche bambini che nascono non tanto con gli organi appunto estetici, diciamo esteriori, ma che hanno un DNA sia maschile che femminile. Ho capito. Perché io ti confesso che non ne sapevo nulla. Mi puoi quantificare, cioè quante bambini neonati ci sono in questa... Allora, ci sono diversi studi, ma è difficile quantificarli. È vero che si dice che sono lo 0,0 e passa per cento della popolazione, ma su 7 miliardi di persone significa Certo. diversi milioni di persone. Anche due gemelli omozigoti che hanno la stessa sequenza del DNA, però siccome quelle letterine sono comunque espresse diversamente, regolate diversamente, sono comunque due individui diversi. Quindi questa è la meravigliosa diversità che c'è in natura, che è una grande occasione, una grande difesa. Le mutazioni possono essere sia negative, perché qualche volta ovviamente fanno impazzire le cellule o comunque ci fanno essere meno adatti all'ambiente. Qualche altra volta invece generano questa diversità, che è una risorsa fondamentale, è il combustibile di ogni cambiamento evolutivo ed è anche una difesa straordinaria. Per esempio, è proprio grazie alla diversità che riusciamo a combattere agenti patogeni, come è successo appunto anche con la pandemia, con il Covid-19, e perché ognuno di noi, essendo geneticamente un po' diverso, reagisce diversamente alla malattia. E noi nelle nostre cellule portiamo proprio dentro di noi la diversità, la variabilità della natura. Le cellule sane cambiano, si specializzano e questo sì che crea la vita. Il non cambiamento invece non genera vita. Il risultato qual è? Che già Charles Darwin aveva spiegato benissimo, cioè che in natura non c'è un individuo uguale a un altro, non c'è una pianta uguale a un'altra, un animale uguale a un altro e non c'è un essere umano uguale a un altro. Da un punto di vista giuridico, che succede? Come viene trattata questa materia? Beh, allora, quando il bambino nasce, entro 10 giorni devi formare l'atto di nascita e devi in Italia determinare anche il sesso, se è maschile o femminile, ma spesso non è possibile farlo proprio perché all'apparenza il bambino non può essere ascritto né al maschile né al femminile. La scelta si fa di base sul sesso che esteticamente appare prevalente. Cioè, bastano 10 giorni per... No, non bastano, tant'è vero che si fa in Italia, si è costretti a fare una scelta sostanzialmente provvisoria e poi successivamente l'atto di nascita può essere modificato e io mi occupo appunto della modificazione di questi atti di nascita. A livello giuridico c'è una procedura. Però tu non stai rispondendo alla mia domanda. Cioè, perché il DNA deve decidere per me e non lasciarmi libero magari di essere o più alto, o più basso, o più bello, o più brutto? Cioè, perché devo dipendere da un codice, da un algoritmo che è scritto su un filamento invisibile? In realtà non è come un algoritmo che ti obbliga o che ti rende schiavo. Questa è una cosa molto importante. Il DNA non è un oracolo che sta dentro le nostre cellule dove c'è già scritto tutto il nostro futuro. E diciamo che il DNA è più come una ricetta, no? Ti dà le istruzioni, ma poi per far venire fuori la torta hai bisogno degli ingredienti, dell'ambiente giusto, dell'umidità giusta, devi essere capace. Insomma, è uno degli elementi fondamentali, ma non è l'unico. Tant'è vero che oggi, peraltro, sappiamo che il DNA è anche sensibile all'ambiente, no? Quindi è regolato da ciò che succede fuori da lui, quindi dialoga con tutto il resto. Quindi il DNA è importantissimo per la nostra identità, ma non ci rende schiavi. Per esempio il cancro, non è sempre possibile determinare sin dalla nascita se lo avrai o se non lo avrai. Io ad esempio ho avuto un tumore molto brutto, aggressivo, recidivante, però sono domande che mi sono posto. Se sia stato predestinato o non predestinato. Sì, che è esattamente quello che io mi sto chiedendo poi in questo percorso, cioè quanto ci sia di predeterminato. Ognuno nasce con le sue stranezze, ognuno ha passato le sue difficoltà. Ho capito, però io ho ancora dentro un perché che mi fa male. Ma senti Pietro, neanche ci sei passato, ma cosa ti è preso? Figurati se non si può determinare sin dall'origine, sin da prima che nasci o da quando nasci, se sarai un maschio, una femmina o qualcos'altro, figurati se si può predeterminare se sarai ammalato e se ti ammalerai di cancro o no. Cosa ti arrabbi? Ma no, cosa cerchi? Ho capito, ma voglio capire. Va bene, Telmo, io adesso però non riesco più a girarci intorno e devo farti una domanda un po' intima. Io ho bisogno di sapere perché. Ma cosa vuoi capire di più? La vera domanda che mi sono fatta io è perché proprio a me? E secondo te perché sto facendo tutto questo? Perché delle persone che amavo non ci sono più e io continuo a chiedermi perché loro sì e io no.
Stai parlando del cancro? Sì, sto... Questa è la domanda giusta. Fatti la domanda perché proprio a te non è venuto il cancro. No, scusami, è che sono mesi che io continuo a chiedermi perché non è successo a me, ma a persone a cui io volevo un bene dell'anima. Me lo sono chiesto anch'io, sai, io l'ho avuto, il cancro, e sai, tra i miei amici, anche tra i miei familiari, chi sì, chi non l'ha avuto. Sto iniziando a pensare che una risposta non ci sia. Beh, direi che è la domanda che ci facciamo tutti e che anch'io mi sono sempre fatto. Ad esempio, io mi sono domandato se avesse influito il fatto che sono nato a Udine, quindi un po' più vicino a Chernobyl quando è scoppiata la centrale nucleare, o se abbia mangiato, avuto una dieta completamente sbagliata durante la mia infanzia, perché ho sofferto molto però, insomma, è un po' come l'identità, non si sa mai quanto la nostra identità sia forgiata sin dal nostro DNA o quanto sia forgiata invece dal modo in cui abbiamo vissuto, dalla nostra famiglia o dal nostro contesto sociale. Una domanda molto difficile, ti posso assicurare che anche gli scienziati se la fanno. Scusami, ma mi sono lasciato un po' andare e credo di potermi fare perdonare in qualche modo perché ho una sorpresa per te. Ti confesso che sono anche un po' emozionato perché non è che mi capiti tutti i giorni di parlare con un premio Nobel, che immagino che per chi fa il tuo lavoro sia un po' l'equivalente di una rock star, che è molto lontana da noi in questo momento e che è Elizabeth Blackburn. Niente meno che la donna dei telomeri. Esattamente. Eccola. Hello, Professor Blackburn. Thank you for being here with us. I will leave the interaction to Telmo Pievani, a philosopher of science I was talking with, because he is a little bit more competent than me. Prego, Telmo. Hello, Professor Blackburn. It's a great pleasure. It's an honor to be in connection with you. I'm quite surprised because I don't have a specific topic for you, but maybe you can help me in answering my friend Pietro very, very hard question. That is, why am I alive while many friends of mine, many friends of ours passed away due to cancer, so they are not here anymore. So the question is, why me? So Good. maybe you can help us. So it's so important that we keep on asking why. Cancer is very complex, as you just heard, and we can keep asking why. And why that's important is that the more we understand about the processes of cancer, the more we can treat cancers more successfully. As we go through life, DNA is not the only thing that will determine how we will stay healthy or avoid cancer. And many accidents have to happen before cells in our body become cancerous. But there's a more hopeful message too, which is of those 50% of preventable cancers, some of them are things that we do as individuals have under our control, and some of them are things that as societies we can improve the chances of not getting cancers. Let me give you some examples. Smoking is an obvious one for many kinds of cancers, not just lung cancers. Not smoking is something that is an important determinant. It's not just your DNA. Whether people have obesity, have poor diets, don't have exercise, those also contribute. So societies need to be aware that these are things that we as a society can do to improve conditions so that the possibilities for exercise and healthy diets and good water are there. There are other things one can do medically. Screening for colon cancer has been statistically shown to be a very good way of catching cancer. I like to say intercepting cancer as early as possible. So I don't think that, on the other hand, we should feel guilty for one moment if we get cancer. This isn't because somebody did something wrong. All these preventable actions I told about can do is simply change the chance of somebody getting cancer. When somebody is hit with a diagnosis of cancer, one of the first questions is, why me? Why not somebody else? Why was it me? Now, some people say it's determined in our DNA. Well, our DNA certainly does set the stage, but it is not the sole determinant of why you or your neighbor or your family member or your friend gets cancer. It's really important you keep asking why, because the more we understand about the why of cancer, the more it can be treated successfully. Thank you so much, Professor Blackburn. You're welcome.
So, Pietro, that's why research should never end, and that's why your questions are so important, and that's why people should keep asking why. Come sai, io ho intervistato, ho parlato con Telmo, no? E ti confesso che continuo ad avere degli interrogativi forti dentro. Beh, è normale che tu abbia degli interrogativi. D'altro canto è quello che siamo, sei umano. Quello che facciamo è porci domande e cercare risposte. Guarda dentro. È quello che fanno tutti i ragazzi qua, dalla mattina alla sera. È il senso dell'avventura umana e la scienza. È quello che si fa ogni giorno nei laboratori di ricerca. Allora, te la faccio a bruciapelo. Cioè, perché ad alcuni viene il cancro e ad altri no? Perché? E questa è una bella domanda. Vedi, il cancro è intessuto negli stessi meccanismi della vita. Non potrebbe esistere il cancro se non esistesse la vita, ma non in senso banale, proprio in senso molecolare. La stessa macchina che compone ogni singola cellula, ogni organo del nostro corpo, è la macchina che può essere minimamente alterata e quindi produrre un tumore. Ad alcune persone accade, ad altre persone non accade. Perché accade? Essenzialmente per due motivi. Uno è una ragione puramente casuale. Un buon numero di questi errori noi non possiamo farci nulla. Avvengono semplicemente perché le nostre cellule vivono, sono quello che ti dicevo prima. E vedi, paradossalmente, quanto più a lungo viviamo, tanti più errori possono accumularsi. Quindi è proprio il progresso della medicina degli ultimi anni, dell'ultimo secolo, l'aumento della vita media, che ha provocato un aumento dei tumori. Pensa che all'inizio del secolo scorso si viveva 40 anni in media, adesso viviamo 82, 85. Esiste poi un fattore che invece noi possiamo controllare, che se vuoi è una buona notizia. Significa che possiamo fare delle cose attivamente per non ammalarci di tumore. Ci sono cose che le persone conoscono ma tendono a sottostimare. Non fumare, bere alcol con estrema moderazione. Quando dico con estrema moderazione intendo dire meno di un drink al giorno, meno di un bicchiere di vino, meno di una birra al giorno. Mantenere il peso forma, cosa sulla quale non tutti siamo molto bravi. Avere un esercizio fisico costante, limitare l'esposizione al sole, effettuare le vaccinazioni anticancro, che oggi noi abbiamo per alcuni cancri, per esempio per il cancro del collo dell'utero, per il tumore del fegato provocato dal virus dell'epatite B, ed effettuare i programmi di prevenzione. Esistono 3 programmi di screening che sono ritenuti salvavita, cioè lo screening per il tumore della mammella, lo screening per il tumore del colon e ancora una volta lo screening per il tumore del collo dell'utero. Messe insieme queste misure preventive potrebbero far arrivare a diminuire il numero totale dei tumori del 50%, o forse anche un poco di più. Se poi ci ammaliamo, quindi immaginando l'altro 50% casuale, subentrano poi gli strumenti terapeutici e i progressi che si sono effettuati tramite la ricerca nella nostra capacità di curare i tumori. E per Paolo, tu pensi che la scienza possa rispondere a tutte le domande? No, a tutto no. Galileo aveva una frase bellissima. Dice: la scienza non ti insegna come andare in cielo, ti insegna come funziona il cielo. Che intendeva dire? Che non ha una risposta per tutte le domande,
che ci sono domande che rientrano nel perimetro della scienza. Ovviamente ognuno può intrattenere le proprie credenze, ma non si può costruire un sapere scientifico su qualcosa che non rispetti i cardini e i fondamenti del metodo sperimentale. Esistono altre tradizioni del sapere umano, oltre alla scienza. Servono tutte ad aumentare il nostro livello di conoscenza. Semplicemente perché ci sono alcuni ambiti nei quali la scienza, come possiamo dire, non ha giurisdizione. Se vuoi, l'avventura umana è l'avventura dell'affrancamento dall'ignoranza. Altre tradizioni del sapere umano, l'arte, la musica soprattutto, la letteratura, la filosofia, sono tutte tradizioni del sapere umano che secondo me concorrono ad aumentare il livello di conoscenza, cioè al sottrarci dall'ignoranza. Bellissimo. E così abbiamo cercato di mettere in musica la biogenesi, cioè la nascita della vita dalla materia inerte. E allora, a parte la commozione di sentire suonare dal vivo dopo tantissimo tempo, avete mai provato invece, per esempio, a mettere in musica la domanda centrale poi di questa mia ricerca, che è perché? In che senso? Nel senso che, siccome io so che voi avete messo in musica addirittura il tema del cancro, allora mi chiedevo quanto in voi, per me tantissimo, naturalmente, le domande, la domanda, il perché vi serve come combustibile per la ricerca musicale. È la nostra condizione naturale, la condizione naturale del musicista, chiedersi anche semplicemente qual è la prossima nota che suonerò. E spesso la risposta è sorprendente, perché non è quella che ti aspetti. La capacità di accogliere la sorpresa, la risposta che non ti aspettavi, e cioè la serendipità. Così sono nate le più importanti scoperte scientifiche e anche forse le più grandi opere artistiche. Tutto quello che aumenta il nostro livello di conoscenza lo ci fa più liberi, e se non più liberi, perlomeno più consapevoli. Un errore. Cristoforo Colombo che va Esatto. in India e trova bruchi. Esattamente. Non deve essere facile musicare la serendipità. No, in effetti non è facile, ma noi amiamo le sfide un po' difficili e ci abbiamo provato. Facciamo ascoltare.